Tempo fa pubblicai un video nel quale analizzavo e davo una mia visione sulla base delle mie fonti sul quadro generale che vedeva protagonista l'Italia e i suoi Dardo, dei veicoli IFV che ad oggi nel 2025 risultano quantomeno datati, in quanto aventi tecnologie ancora prevalentemente analogiche, armamento e protezione insufficienti per gli standard odierni della NATO e così via. Se avete visto il video sapete di cosa sto parlando. Oggi però è opportuno invece discutere di un altro tasto dolente della componente terrestre dello stivale, ovvero il comparto carri armati. Una branca delle forze armate di ogni paese che molti ritenevano essere ormai superata dall'avvento dei droni e dei sistemi anticarro spalleggiabili, ma che invece soprattutto in questi ultimi anni sta venendo molto rivalutata. Ogni paese infatti, sia della NATO che non, anche se fosse per solo scopo di deterrenza sia chiaro, ha e deve avere una componente carri che sia quanto più aggiornata possibile, ovviamente nei limiti della possibilità economica di quel paese. Gli americani e numerosi loro partner hanno per esempio il famoso M1 Abrams aggiornato in numerose varianti, i tedeschi e mezza Europa dispongono degli efficienti Leopard 2, macchine molto equilibrate che mischiano un'ottima potenza di fuoco, sufficiente mobilità e un'elevata protezione, i francesi hanno il loro MX Leclerc, i russi hanno migliaia di MBT di vario tipo come i T-72 modernizzati, T-90, T-62 aggiornati eccetera, veicoli che hanno sulle spalle un design vecchio è vero, ma anche numerosi anni di servizio in cui si sono rivelati tutto sommato carri utili nonostante i loro famosi difetti, primo fra tutti l'anello di munizioni esposto appena sotto la torretta che se colpito genera il famoso effetto Jack in the Box e potrei andare avanti con l'elenco per almeno 10 minuti. Intendo ad elencare i veicoli delle varie nazioni, non ai problemi dei carri russi, dai, tutto sommato non fanno così schifo. E l'Italia? Beh, l'Italia ha il C1 Ariete. Prima di parlare del carro protagonista del video è secondo me, come spesso accade ormai, fare un piccolo recap del discorso Ariete e contestualizzare un po' il tutto. Facciamo un passo indietro, anzi numerosi passi, tornando in piena guerra fredda. Siamo in un periodo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 e l'Italia, così come ancora molti paesi della NATO, disponeva di molti carri risalenti alle decadi passate. Trattando i soli carri, nel caso italiano, potevamo parlare di M60 Patton e Leopard 1, costruiti entrambi in buona parte sul territorio e sul Vicenza. Erano mezzi indubbiamente affidabili ma che stavano ormai cominciando a sentire il peso degli anni. Nel 1980 la Germania mise in servizio il suo primo Leopard 2 per capirci, così per fare un esempio. Con l'evoluzione delle minacce, carri sovietici più potenti principalmente e nuovi sistemi anticarro, sorse la necessità per l'Italia di dotarsi di un carro da battaglia moderno, nazionale, che potesse competere con gli MBT occidentali contemporanei e garantire autonomia industriale. Fu così che nel 1984 circa si formalizzò il progetto per un nuovo carro da battaglia indigeno destinato all'esercito italiano come sostituto dei mezzi più datati. Per sviluppare il nuovo MBT italiano venne costituito il consorzio Iveco Automelara, abbreviato in CIO, partecipato da Iveco Defense Vehicles che si sarebbe occupato del motore e dello scafo e Automelara Breda che avrebbe pensato a progettare torre e sistemi di tiro. Il disegno tecnico fu avviato tra la fine degli anni 80 con prototipi realizzati già entro il 1988. Il programma di sviluppo includeva anche vari test sia alla torretta che allo scafo. Il mezzo poi venne denominato C1 Ariete, in omaggio alla storica 132esima divisione corazzata Ariete del Regio Esercito. Furono effettuati numerosi test di resistenza e una volta accertata la validità del mezzo iniziarono gli ordini e le consegne. E proprio queste consegne iniziali erano previste per il 1993, ma a causa di alcuni ritardi la produzione iniziò nel 1995 e l'ultima consegna avvenne addirittura nel 2002, a guerra fredda ormai finita da tempo. Il C1 quindi entrò in servizio ufficiale con l'esercito nel 1995 e le sue caratteristiche principali al momento dell'adozione erano un peso di circa 54 tonnellate, un equipaggio di 4 uomini, ovvero il classico comandante, cannoniere, servente e pilota, un armamento principale composto da un cannone da 120 mm ad anima liscia prodotto dalla Automelara con munizionamento NATO standard, un motore diesel V12 con circa 1270 cavalli di potenza, una trasmissione ZF, una velocità di circa 65 km/h massimo, una protezione composta da corazze in acciaio e materiali compositi e un sistema digitale di tiro capace di operare giorno e notte. L'Ariete iniziò
iniziò il suo servizio negli anni 90 e venne utilizzato in varie esercitazioni dall'esercito italiano e con altri paesi della NATO, e pur non essendo largamente impiegato in conflitti di massa rappresentò comunque un salto di capacità rispetto ai mezzi precedenti. L'Ariete di fatto è un buon mezzo, ma fu proprio col passare del tempo che i primi limiti del carro divennero via via più evidenti. Dagli anni 2000-2010 emersero dunque alcune limitazioni. La protezione e la potenza di fuoco restavano inferiori rispetto ai nuovi MBT progettati per minacce avanzate. L'elettronica, i sistemi di tiro e la mobilità cominciarono a comparire datati rispetto agli standard evolutivi, e la manutenzione sul lungo termine e la rinnovabilità del sistema si fecero sempre più complesse. Tutto ciò spinse quindi a considerare aggiornamenti di mezza vita del sistema e in parallelo anche la valutazione di un carro nuovo di concezione. Per prolungare la vita utile del carro Ariete e mantenere quindi la capacità corazzata dell'esercito italiano, vennero avviati conseguentemente programmi di ammodernamento noti come AMV, ovvero aggiornamento di mezza vita. Ma mi conservo questo argomento per trattarlo in un modo più dettagliato in un video futuro. Una cosa importante da tenere in conto, forse la più importante, è il fatto che ad oggi, nel 2025, un periodo in cui purtroppo l'ombra di un'escalation con la Russia è sempre in agguato, l'Italia, nonostante sulla carta disponga di 200 carri, che sono comunque pochi, si pensa ne possa schierare realmente solo circa una cinquantina. Un numero ridicolo se pensiamo alle centinaia di MBT di cui dispongono altri paesi, si pensi ad esempio alla Polonia o alla Grecia, o di cui disporranno, si pensi ora invece alla Romania, anche se l'Italia non è l'unico paese europeo ad avere questo deficit, c'è da dirlo. È proprio qui, arrivati a questo punto, che arriva una possibile svolta. Nel 2022, durante l'evento dell'Eurosatory a Parigi, viene svelato al mondo un nuovo carro dalle linee futuristiche. Un mezzo ideato dalla tedesca Rheinmetall destinato ad attirare a sé l'interesse dei vertici italiani ed esteri. Stiamo parlando ovviamente del cosiddetto KF-51, chiamato anche Panther, un nome evocativo per chi se ne intende anche di carri della seconda guerra mondiale, a cui sarà saltato subito in testa l'immagine del celebre gattone prodotto dalla Germania del Terzo Reich. È inutile però dire che i due carri non condividono nulla tra loro e che di uguale hanno solo il nome. Il progetto in sé per sé nacque però alcuni anni prima, a cavallo tra il 2016 e il 2019 circa, e non venne ideato così dal nulla, ma facendo tesoro di tutte le criticità che i carri occidentali avevano dimostrato di avere durante tutti gli anni 2000 fino ad ora, e cercando quindi non di produrre un semplice MBT aggiornato, ma di creare un nuovo carro da zero che non fosse più di tanto vincolato alle tecnologie del passato. Vennero quindi integrati nel progetto numerosi sistemi completamente digitali, fu incrementata la potenza di fuoco rispetto a qualsiasi altro carro operativo al giorno d'oggi, fu sviluppata l'idea di integrare sistemi di difesa attivi e passivi per migliorare quanto più possibile la protezione senza rinunciare ovviamente ad uno degli elementi cruciali di tutti i veicoli di questo tipo, ovvero la mobilità, e per realizzare questo piano nel 2024 Leonardo e Rheinmetall hanno costituito la joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, acronimata in LRMV, in parità al 50%, facendo diventare il Panther ufficialmente un progetto misto, per così dire, sia tedesco che italiano. La sede legale è a Roma e quella operativa è a La Spezia, dove sorgeranno centri di assemblaggio, integrazione di sistemi e collaudo per i nuovi blindati. Si prevede che circa il 60% delle attività produttive avverrà in Italia, trasformando lo stivale in un hub europeo per veicoli corazzati avanzati e aprendo quindi opportunità di esportazione. In sintesi, grazie alla cooperazione italo-tedesca, l'esercito italiano potrà contare in futuro su una flotta corazzata rinnovata. L'Ariete infatti nella sua versione C2 assicura operatività a breve termine, fungendo da veicolo stopgap diciamo, mentre il Panther KF-51 insieme ai nuovi Lynx, di cui ho già parlato in un video precedente, porterà la capacità corazzata nazionale nel prossimo trentennio. Questi progetti comuni favoriranno quindi uno sviluppo di tecnologie all'avanguardia in ambito MBT e blindati, mantenendo alta la capacità di deterrenza europea. Ma perché questo mezzo potrebbe rappresentare la svolta per l'Italia e in cosa consistono queste migliorie di cui vi ho accennato? Per scoprirlo non dovete far altro che stare comodi, perché ora andremo a sviscerare assieme tutte le caratteristiche tecniche conosciute del Panther e le andremo a comparare con quelle del C1 Ariete, tenendo comunque presente che stiamo ancora parlando di concept e prototipi e che quindi il carro nella sua versione definitiva potrebbe non rispecchiare alcune delle aspettative dette in questo video. Iniziando a comparare quindi i due veicoli dobbiamo partire subito da un componente fondamentale e che già vede dei cambiamenti tra un carro e l'altro. Stiamo parlando del numero di membri dell'equipaggio. Se nell'attuale Ariete vediamo infatti 4 membri, ovvero il comandante, l'artigliere, il servente e il pilota, nel Panther questo numero scende a 3, ossia il comandante, un artigliere e il pilota,
senza la necessità di un servente manuale in quanto il sistema d'arma sarà dotato di un caricatore automatico. Questa caratteristica non so se vederla come un punto a favore o no, perché se da un lato è vero che avere meno membri per il singolo carro significa costi ridotti per addestrare il personale e un numero ridotto di perdite per carro distrutto nella peggiore delle ipotesi, significa anche però meno persone adibite alla manutenzione del carro e meno occhi sul campo di battaglia. D'altra parte ad oggi con l'idea di puntare già a cannoni da 130 mm non è più pensabile l'idea di tenere un servente manuale, banalmente perché un proiettile di quel diametro comincia a diventare abbastanza pesante per il povero servente che sarebbe costretto a sollevare un peso considerevole anche mediamente 30 volte di fila durante un'operazione prolungata. Come altro punto da trattare ora abbiamo il precedentemente citato cannone da 130 mm che differisce dal 120 mm dell'ariete non solo per il diametro della canna, ma anche per la lunghezza misurata in calibri. Se infatti il cannone del C1 è un Otomelara L44, ovvero un cannone lungo 44 calibri, il Rheinmetall è un L52 che di calibri nel lungo quindi 52. Questa caratteristica, unita alla presenza del già citato caricatore automatico con 25 colpi di pronto impiego, si stima potrà garantire al Panther un buon 50% di potenza di fuoco in più, se paragonato con l'Ariete. Sul fronte mobilità invece entrambi i carri sono più o meno alla pari, derivando entrambi, almeno da questo punto di vista, dalla classica concezione di carro moderno occidentale con determinati standard. L'Ariete difatti pesa 54 tonnellate e dispone nella versione MV di un motore da 1300 cavalli e di cingoli migliorati che sono capaci di muoverlo a velocità massime che si aggirano tra i 65 e i 70 km/h, mentre il Panther sarà capace di muoversi alla stessa velocità poiché sarà pesante quasi 60 tonnellate, ma sarà equipaggiato con un motore da 1500 cavalli. In entrambi i casi poi l'autonomia sarà di circa 500 km dichiarati. È importante comunque dire che non tutti i Ariete ad oggi sono stati portati allo standard C2 col programma MV, quindi molti di questi sono ancora dotati del vecchio motore depotenziato e dai vecchi cingoli, ma anche questo sarà oggetto di un video futuro più dettagliato. Infine, per quanto riguarda i sistemi di bordo, sebbene l'Ariete nella versione C2 sarà dotato di elettronica digitale e più recente, è bene notare che stiamo parlando di aggiornare comunque una base ormai datata, mentre il Panther con queste tecnologie ci nasce, dotandolo quindi di capacità di comunicazione, di rete e di automazione nettamente superiori e già integrate. Un altro punto critico ormai non più trascurabile dell'Ariete è indubbiamente il suo sistema di stoccaggio delle munizioni. Dovete sapere infatti, per chi ne fosse all'oscuro, che mentre i carri francesi, tedeschi o americani stivano le munizioni in larga parte in uno scompartimento completamente separato dall'equipaggio per ragioni di sicurezza, nel C1 la gran parte di esse vengono stivate in uno scomparto nello scafo, posizionato nella parte frontale proprio a fianco al pilota, similmente a come avveniva per esempio con il Leopard 1. Questo layout presenta diversi punti critici in termini di sicurezza dell'equipaggio e protezione del carro. Non ve li elencherò tutti, ma vi dirò quello banalmente più ovvio: se anche solo un proiettile del cannone di un altro MBT o di qualsiasi sistema d'arma capace di perforare lo scafo frontale di un carro armato dovesse centrare, e la possibilità che lo faccia è abbastanza alta, il rack delle munizioni stivate proprio lì, non c'è nemmeno bisogno che io vi dica cosa potrebbe succedere ai membri dell'equipaggio all'interno, ecco. Sia chiaro, per i tempi in cui fu progettato l'Ariete, questa era una configurazione di stivaggio abbastanza classica e ampiamente utilizzata, ma che con l'evolversi delle minacce attuali non risulta più per nulla sicura. Per il Panther invece la situazione è un bel po' diversa. Qui le munizioni saranno stivate sul retro della torretta in un compartimento apposito e messo in sicurezza, anche in relazione alla presenza del caricatore automatico in un sistema che personalmente mi ricorda molto quello applicato sulle Leclerc francese. In conclusione, quindi, nel contesto moderno dove un carro armato può essere colpito da qualsiasi cosa, missili anticarro, droni kamikaze o IED, la sicurezza delle munizioni assume un'importanza strategica. Nell'Ariete la sistemazione delle munizioni nello scafo e nella torretta, seppur conforme al tempo, non offre gli stessi margini di salvaguardia dell'equipaggio che invece sono incorporati nel design del KF-51. Autoloader, stivaggio limitato nella torretta e compartimenti munizioni isolati riducono significativamente infatti il rischio di uno scoppio, che significherebbe anche una perdita del carro. In definitiva, l'adozione del KF-51 Panther da parte dell'esercito italiano rappresenta non soltanto un salto tecnico, ma una vera e propria opportunità strategica per l'Italia. Con l'ordine previsto di fino a 380 carri KF-51 come parte del programma di sostituzione del C1 Ariete,
Nelle sue file operative entro i prossimi anni, l'Italia potrà disporre di una forza corazzata abbastanza moderna, interoperabile con la NATO, altamente protetta, letale e pronta a rispondere alle minacce contemporanee. Allo stesso tempo, grazie alla partnership industriale italo-tedesca tramite Leonardo Rheinmetall Military Vehicles e al fatto che circa il 60% della produzione avverrà in Italia, si concretizza anche un ritorno in termini di industria nazionale, competenze e autonomie strategiche. Quanto al C1 Ariete, il suo ruolo non sarà semplicemente cancellato. L'upgrade al modello C2 ne estende la vita utile fino almeno alla fine del decennio e oltre, permettendo una transizione ordinata. In pratica l'Ariete diventerà il ponte operazionale, diciamo così, continuerà a servire modernizzato fino a quando i primi Panther saranno pienamente schierati. Una volta completate le consegne del nuovo MBT, l'Ariete verrà progressivamente dismesso o destinato a ruoli secondari, secondo me, come ad esempio l'addestramento, la riserva o anche per un ruolo espositivo museale, garantendo che l'esercito non si trovi mai con un vuoto corazzato. L'Ariete ha dimostrato, seppur con le sue magagne, il suo valore, ma il mondo cambia e avere il Panther o un MBT simile significa essere pronti per il futuro. E attenzione, voglio che sia chiara una cosa che rispecchia il mio pensiero assolutamente personale sulla questione. Il futuro non è detto che sarà tutto rose e fiori, e spendere un certo budget per la difesa e per il riarmo non significa necessariamente togliere soldi ad altri settori o agli altri ministeri, né tantomeno fomentare la guerra o l'escalation, ma significa applicare un piano di deterrenza, atto cioè ad evitare che possano scoppiare future guerre, in quanto, rinforzando la propria componente militare, si cerca di scoraggiare quanto più possibile un paese che è in una situazione opposta, dove quindi è quel paese che è molto più forte di noi in questo caso, non ci penserebbe potenzialmente due volte ad attaccare anche con l'esercito. E basta osservare il terribile conflitto in Ucraina per capire questo semplice concetto. Ed è proprio qui che entra in gioco la vera logica dietro investimenti come quello del Panther, perché in un mondo in cui la forza spesso detta purtroppo le regole, la difesa non è un atto di aggressione, ma una garanzia di libertà. E se l'Italia sceglie di guardare avanti, di modernizzarsi e di essere pronta, non lo fa per combattere una guerra, ma per evitarla.